Ciao a tutti cari studenti e bentornati al mio canale Assistenza Informatica Online. Allora, oggi parleremo di memorie RAM. Quindi il video insomma è destinato a tutte quelle persone che vogliono conoscere diciamo cosa è la RAM, vogliono capire cos'è la RAM e in più vogliono fare questo upgrade, quindi vogliono aumentare la propria RAM nei propri computer. Quindi insomma facciamo un piccolo, proprio dobbiamo insomma dire cos'è la RAM ma in maniera veramente semplice per non fare sempre confondere le persone. RAM deriva dall'inglese Random Access Memory, non è altro che una nostra memoria virtuale, quindi insomma una memoria volatile, se si può dire così. Quindi a differenza proprio della memoria, quindi dell'hard disk, che quella è rigida e c'è effettivamente tutte le cose che noi andiamo a mettere e là invece la RAM serve proprio per l'apertura di tutti quei processi. Quindi in questo caso, diciamo, avendo già spiegato ovviamente in maniera semplicissima cosa sia la RAM, dobbiamo andare a capire come andare a leggere bene la RAM quando la andiamo a staccare dai nostri dispositivi, quindi o che siano notebook o che siano fissi. La differenza, come gli hard disk, sta soltanto nella grandezza. Per esempio qua ho un tipo di RAM per PC fisso, guardate quanto è grande, quanto è lunga, quindi su per giù con l'apertura delle mie dita è così. Se vediamo a paragone una RAM per notebook, che l'ho anche qua, la esco un attimino fuori, vedete quanto è piccolina la RAM di un notebook, quindi la differenza c'è. Guardate qua quanto è la differenza, è piccolissima veramente questa per notebook. Allora, intanto, avendo capito già cosa è la RAM, quindi è una memoria virtuale, ora vi faccio vedere come andare comunque a leggere quello che c'è scritto nella RAM, perché questo è davvero importante. Quindi stiamo parlando intanto di RAM in generale, per poi andare a capire come andare a fare questo upgrade, quindi andare a migliorare tutti i nostri computer senza incappare nel problema, nel danno, insomma nel sbagliare o nel rompere l'alloggino dove vanno appunto messe queste RAM, dove vanno bloccate queste RAM. Praticamente qua troviamo noi delle scritte, io non so se la camera riesce a inquadrare, a fare il fuoco bene, abbiamo qua noi delle scritte. Queste scritte che troviamo nelle RAM sono davvero importantissime. Per esempio in questa RAM, che abbiamo detto che è una RAM per PC fisso, avete visto dalla grandezza quanta, quindi quelle molto grandi sono quelle per i PC desktop. Allora io qua vado a leggere, sempre se la vis mi aiuta, per esempio questo è un banco da 2 giga, quindi incomincia con i giga, questo tipo di RAM, quindi già spiega che è 2 giga di RAM, ed è una PC2. Quindi in questo caso che significa quando noi troviamo PC2? Non è altro praticamente, forse voi avete sentito dire sicuramente anche nella descrizione che trovate nei vostri computer quando li andiamo ad acquistare, oppure anche nelle etichette, troverete meglio conosciuto come DDR2, quindi sono i codici in base agli anni, i codici delle RAM che vanno uscendo in base agli anni. Quindi questa di qui ovviamente è una RAM molto molto antica, questi sono pezzi di laboratorio, questa è una PC2 che paragonata è una DDR2, quindi quando voi trovate PC2 scritto in questa etichetta bianca, non vi confondete perché equivale, basta inserire prima al posto di PC DDR. Quindi in questo caso questa è una DDR2, vi servirà se voi dovete andare a togliere questa RAM magari da 2 giga e passare a un unico banco, significa un'unica RAM, noi intendiamo per un unico banco, quindi un banco di RAM è questa, 2 banchi di RAM sono 2, quindi in questo senso si intendono i banchi di RAM in gergo nostro come tecnico informatico. Quindi in questo caso quando voi trovate PC2 la dovete andare a sostituire, quindi per esempio passare da un 2 giga a un 4 giga, quindi raddoppiarla, o anche un 8 giga, quello che sia, e troverete scritto PC2, voi dovete acquistare una RAM PC2, quindi DDR2. Attenzione ragazzi, è importantissimo non sbagliare questo codice, perché se una RAM a voi nella scheda madre legge soltanto PC2, noi non possiamo mai andare a mettere una PC3 che equivale a DDR3 e così via, quindi PC4 DDR4, PC5 DDR5, perché questo piccolo zoccoletto che vedete qua, che sto toccando ora con il dito, ovviamente nella DDR3 sarà un pochettino più spostato verso qua, nella DDR4 magari sarà un pochettino più indietro, quindi materialmente non incasserà mai nel vostro socket. Io qua ho per esempio un socchettino di
scheda madre. Questa è una scheda madre smontata, come potete ben vedere qua c'è un banco di RAM. Ora, per passare di nuovo ai banchi è veramente semplice. Questa RAM, secondo voi, quanti banchi ha? Io non so se si vede bene. Ne ha due, perché una, come vedete qua, è vuota, questa stringa di qua, e l'altra invece c'è appoggiata la nostra RAM, che se stacchiamo praticamente con la semplice lamellina che c'è qua sopra, che vedete, io la tiro indietro, già la RAM, come vedete, si è un po' sganciata, quindi basta che io la tiro in avanti e la RAM praticamente esce. Quindi questo computer ha due banchi, come potete vedere, 1 e 2. Qua vanno inserite praticamente le RAM. Se questa scheda madre monta, per esempio io ho smontato questa RAM da questa scheda madre, qua c'è scritto per esempio PC4, ecco, per esempio questa monta una PC4, quindi che significa? Che questa scheda madre monta una DDR4. Per forza di cose qua dobbiamo andare a inserire solo DDR4, quindi PC4, non possiamo mai andare a inserire una PC2, quindi una DDR2, perché qua dentro praticamente non alloggerà mai, perché abbiamo visto che qua lo zoccoletto magari nella DDR2 può essere spostato un po' più avanti. Qua vedete, prende questi zoccolettini che appattano precisamente con quest'altro zoccolettino il pezzo vuoto che vedete della RAM. Quindi abbiamo ben capito, e spero insomma che sono stato abbastanza chiaro, la differenza fra le varie DDR, quindi molto semplice. Se voi vedete scritto PC4 significa che la RAM è una DDR4, continuate ad aumentare sempre con lo stesso codice, quindi DDR4. Altra cosa, oserei dire anche ultima cosa, perché poi non serve chissà cosa leggere nelle RAM, importantissime anche troverete i megahertz delle RAM, quindi la velocità con cui lavora questa memoria virtuale. In questo caso, per esempio, nella DDR4 che abbiamo smontato da questa scheda madre è un Asus con un Intel i3, praticamente monta e fa girare alla massima velocità questa RAM a praticamente, vediamo se la vista mi aiuta, 2133, quindi è una 2133. Sempre se trovate scritto, credo che non faccia bene l'autofocus, la cambio in questo momento perché c'è abbastanza buio, perché la giornata non aiuta, quindi questa è una 2133. In questo caso cosa consigliamo fare, insomma, cosa consigliamo al cliente quando troviamo la RAM, per esempio, con un tipo di megahertz rispetto a un altro? In questo caso è sempre semplicissimo, dovete nella maggior parte dei casi andare a acquistare sempre la stessa RAM, però ovviamente maggiorata soltanto di giga. Quindi se questa per esempio è 4 giga e voi avete la disponibilità e la scheda madre ve lo permette, attenzione perché non tutte le schede madri fanno andare oltre un tot di giga di RAM, quindi dovete vedere prima e accertarvi che la vostra scheda madre, quindi questa di qua, supporti per esempio 16 giga di RAM, perché se ne supporta 8 e noi abbiamo due banchi, questa è soltanto matematica, noi possiamo andare a montare due RAM da 4, perché praticamente se lui sopporta massimo e supporta massimo 8 GB di RAM, non possiamo mai comprare due RAM perché da 8, perché farebbero 16, quindi il computer girerebbe massimo sempre a 8 GB di RAM. Quindi prima di acquistare la RAM accertatevi sempre quanta massima RAM legge la nostra scheda madre. Se questa scheda madre per esempio legge 16 GB, possiamo andare a acquistare benissimo, dato che abbiamo due banchi, dividiamo 16 GB per 2 e prendi ci ritroveremo con due RAM da 8 GB l'uno. 8 più 8 fa 16. In questo caso la spingiamo al massimo. Per il fatto dei megahertz, vi dicevo io, basta andare a sostituire la stessa, però vale la stessa precisa regola praticamente del massimo della RAM come giga, perché nella scheda madre ci sarà scritto pure a quanta velocità massima possiamo dare, possiamo inserire diciamo come RAM nella nostra scheda madre. Quindi se la vostra scheda madre vi dice che anziché per esempio una 2133 possiamo andare a inserire una 3000 e oltre, io vi dico sfruttate, dato che state facendo insomma questo acquisto, di sfruttare al massimo la velocità che vi permette la vostra scheda madre, andare ad acquistare una 3000 e oltre di megahertz. Quindi leggete sempre prima la brochure, oppure magari andate su internet a cercare il codice preciso nella però casa originale, quindi in questo caso questa è un Asus, andiamo a cercare sempre nell'Asus, non in altri siti, dobbiamo essere certificati di quello che esce nella scheda madre, quindi in questo caso è Asus, io andrò a cercare
tutti i dati nella mia casa Asus e in questo caso vedrò a quanto gira la velocità massima per questa scheda madre come RAM. Andiamo a acquistare sempre il meglio, ovviamente per forza di cosa vi costerà di più una RAM che è magari un 3000 MHz più un 8 GB che magari una 2000 con 4 GB, questo per forza di cose, perché andiamo ad aumentare veramente molto le prestazioni. Quindi questo abbiamo detto vale per i PC fissi, come preciso, identico, non cambia completamente nulla, quindi qua possiamo stringere molto il discorso. Per le RAM abbiamo visto quelle piccoline, quindi per i notebook, differenza soltanto sta nella grandezza, il notebook è veramente piccolino. Nel notebook, a sua volta nelle RAM dei notebook, ci sarà scritto la velocità in megahertz, ci sarà anche scritto la categoria di PC2, PC3, PC quello che sia, insomma, che appartiene insomma a quale categoria appartiene la RAM. In questo caso nelle RAM dei notebook, a differenza magari di PC, troveremo scritto DIMM con la doppia M. Quindi in questo caso, per esempio, questa è una DIMM2, equivale sempre a una RAM DDR2, le DIMM3, DDR3 e così via, quindi veramente semplice. Megahertz sono precisi identici, quindi stessa cosa che abbiamo detto per i PC fissi desktop vale sempre per i notebook, non cambia nulla. Praticamente quindi cosa altro aggiungere? A chi consiglio questo step, questo aumento, questo upgrade delle RAM? Ovviamente sicuramente a chi ha bisogno insomma di sfruttare tutta questa RAM virtuale, quindi magari chi gioca e ha bisogno di un certo tipo di RAM perché installa giochi, già i giochi al suo interno diranno quanta RAM minima occorre per far girare benissimo quel gioco. Chi fa grafica, chi fa rendering video, per esempio come noi, tutti youtuber, tutti digital creator, quindi veramente insomma deve essere comunque sfruttato quella RAM, perché vedo computer che e gente soprattutto che magari non è indirizzata bene nell'acquisto del computer, che è magari ha avuto diciamo insegnato questo discorso che più RAM si ha più il computer va veloce, più di qua e più di là. Questo sì, il computer va veloce, ma non solo per questa RAM, bisogna diciamo tener conto di vari fattori, perché possiamo mettere anche 16 GB di RAM su un computer vecchio con processore lento, già che non la leggerà, per lo più insomma anche con magari un hard disk meccanico, quindi la velocità si perde completamente, non conviene nemmeno andare a fare questo upgrade. Gli upgrade facciamoli su computer comunque che abbiano dei buoni processori, quindi a livello già di 5 i 7 a salire e che comunque montano un SSD. Quindi comunque per tutti quelli che giocano, per tutti quelli che fanno rendering video, per tutti quelli che fanno youtuber, digital creator, insomma che hanno bisogno di quella velocità per sbrigarsi a diciamo a renderizzare un video, quindi anche a pubblicarlo online. Quindi per tutti per esempio gli architetti, ingegneri che hanno bisogno veramente di utilizzare un programma di grafica in maniera veramente fluida, tipo CorelDRAW, tipo anche il Photoshop stesso, tipo il Pinnacolo Studio, insomma tutti questi programmi che tendono ad assorbire parecchia RAM. Quindi detto ciò, insomma, avete visto, spero di avervi fatto capire la differenza fra le varie RAM come l'Ergel, semplicissimo, abbiamo visto facendo un sunto nei PC fissi, quindi queste lunghe, tenere soltanto conto della scritta PC2, PC3, PC4, PC5 che sarebbero le classiche DDR2, DDR3, DDR4, 5 e così via, e dei megahertz della scheda della RAM, da andare soprattutto andare a vedere prima di acquistare quanti giga supporta questa scheda madre vostra e soprattutto la massima velocità di megahertz che si può mettere con una RAM nuova. La stessa cosa vale per le RAM, abbiamo detto, per i notebook. A differenza del PC noi troveremo scritto qua DIMM con la doppia M, quindi DIMM2, DIMM3, DIMM4, la stessa cosa di DDR2, DDR3, DDR4 e così via a salire. Allora, io e le mie RAM vi salutiamo. Insomma, andate a vedere quale RAM montate nei vostri computer e già sapete su per giù cosa dovete chiedere a un tecnico per andare a installare una nuova RAM, quindi aumentare le prestazioni dei vostri computer. Se non siete capaci, ovviamente affidatevi sempre ad un buon tecnico che ovviamente, se è veramente tale, vi consiglierà la migliore RAM per andare ad aumentare un pochettino le prestazioni del computer e soprattutto vi consiglierà se conviene aumentare o se non conviene aumentare la RAM, sempre se relativa a quei fattori che vi dicevo poc'anzi io, se avete un buon processore, se venite già da un SSD, eccetera, eccetera, eccetera.
Quindi non mi resta che salutarvi. Prima anzi di salutarvi vi dico sempre che fate molta attenzione, è vero pure che i sistemi a 32 bit come sistema operativo ne girano ormai veramente poco, però attenzione perché il sistema operativo abbiamo visto già in alcuni video, ve lo ricordo, per non farvi incappare in un nuovo errore, che leggono fino a 4 GB, un pochettino meno di 4 GB di RAM. Quindi in questo caso attenzione, se avete un sistema operativo a 32 bit comprate 8 GB di RAM, perché anche se ne comprate 8, 12, 16, quello che sia, non vi leggerà la RAM, sarà sempre uguale anche se nella scheda madre rileva diciamo tutta questa RAM. Ovviamente è il vostro sistema operativo il problema, quindi in quel caso non dovete fare altro, non gettare le RAM perché le RAM sono buone, dovete passare a un sistema operativo a 64 bit per leggere la massima potenza delle vostre RAM. Detto questo, vi saluto a tutti e buona navigazione a tutti. Ciao!